potranno essere connesse, di poterlo visionare in seguito. Infatti verrà pubblicato su YouTube tramite un link che poi verrà inviato l'intera registrazione. Come sapete, la nostra azienda da anni si occupa del settore del mondo dello spettacolo, quindi connessioni e cablaggi audio, video, luci e broadcast. Oggi in questo webinar affronteremo a livello pratico alcune delle operazioni che possiamo effettuare sulle fibre ottiche. Per questo abbiamo qui Alessandro Panazzini, che è il referente del laboratorio dell'assemblaggio per le fibre ottiche e per il cablaggio e test dei connettori ottici. Buongiorno a tutti. Nel webinar di oggi si svolgerà in modo diverso rispetto al webinar dell'altra volta, in particolare per quanto riguarda domande e risposte. Lasceremo un piccolo spazio per le domande e risposte anche al termine di ogni dimostrazione pratica, in modo da poter chiarire subito eventuali dubbi e perplessità e curiosità. Allora. Allora, nel precedente webinar abbiamo parlato, se vi ricordate, di perdita per insertion loss. E in particolare avevamo sottolineato, come riprendiamo una tabella che abbiamo mostrato nel webinar scorso, come la perdita in dB fosse correlata alla perdita di segnale che passava nel nostro link ottico. Per esempio, avevamo fatto l'esempio di una perdita di 3 dB che rappresentava una perdita del 50% del segnale che transitava all'interno della nostra fibra ottica, o 10 dB che, come vedete, rappresenta una perdita del 90%. Abbiamo anche sottolineato come le nostre connessioni ottiche, e quindi in particolare le ferule che rappresentano la terminazione della fibra, fossero uno dei punti dove questa perdita avviene. Oggi andremo a vedere come verificare che non vi sia sporcizia all'interno di queste giunzioni, in particolare la sporcizia può creare delle perdite anche molto alte, e come rimuoverla. Per far questo ci serviremo di un microscopio. Noi abbiamo spiegato che la fibra ottica, in particolare la parte in cui passa la luce, ha un diametro tra i 9 e i 50 micron, in base se è single mode o multimode, rivestita da un cladding di 125 micron, quindi comunque una struttura di un capello. Per questo è necessario utilizzare un microscopio. In questa slide vedete alcuni dei principali tipi di microscopi portatili che possono essere utilizzati. Un microscopio analogico standard con ingrandimento 400x, o microscopi più evoluti con display, con scheda SD se volessimo salvare le immagini catturate, fino ad arrivare a microscopi che si collegano via Bluetooth o via Wi-Fi a un'app sul nostro cellulare. Cosa andiamo a vedere con il microscopio? Andiamo a vedere la superficie della ferula. La superficie della ferula può apparire in queste 6 condizioni che sono illustrate in questa slide. Normalmente un connettore pulito si presenterà come nell'immagine in alto a sinistra, nitido e con i contorni definiti. Avremo il core, parliamo di 9 micron, il cladding 125 micron e il resto del connettore che poi è più grande dell'immagine. Nel caso di presenza di sporcizia, quindi olio, liquido, residui di alcol, si presenterà come nelle immagini che potete osservare. In particolare l'immagine in alto a destra mostra un connettore graffiato. C'è da dire che in questo caso noi possiamo fare ben poco in campo se il nostro connettore si graffia, perché servirebbero attrezzature da laboratorio o comunque anche da campo, ma che ripristinano la lucidatura a specchio del nostro connettore. Residui di alcol, perché? Nel caso noi non utilizzassimo un alcol isopropilico, gli alcol che si trovano normalmente in commercio sono colorati, e quella parte colorata è quella che poi, quando l'alcol si asciuga, rimane sulla ferula, e anche quella ci causa delle perdite di segnale. Quindi quello che poi noi consigliamo è utilizzare alcol isopropilico puro al 99,9%, che è la soluzione migliore sia per la pulizia che per la lavorazione delle fibre, che è poi anche l'alcol che utilizzeremo nei nostri esempi. Una volta individuata la ferula sporca, è necessaria
pulirla. Per rimuovere la sporcizia che troviamo sulla superficie abbiamo varie possibilità. Dai pulitori a penna, chiamati anche one click, proprio per il rumore tipico che fanno quando vengono premuti all'interno della ferula, pulitori a cassetta e salviettine. A livello di praticità sicuramente il pulitore a penna è quello più veloce, ha un sistema di centraggio automatico sulla ferula, la ferula si posiziona sopra il connettore, avviene il rumore click, appunto dal nome, e il connettore è pulito, che è proprio quello che tra poco Alessandro mostrerà nell'esempio. I pulitori a cassetta, semplicemente è una cassetta di nastro con proprietà pulenti su cui strusciare la ferula. Questo può essere utile in caso la ferula sia particolarmente sporca, oppure salviettine in pura cellulosa che possono essere anche imbevute di alcol isopropilico nel caso la sporcizia del nostro connettore sia particolarmente elevata. Ora Alessandro ci farà una dimostrazione pratica di una pulizia e di un'analisi di una ferula. Inquadriamo la telecamera di Alessandro nel frattempo e mostreremo sullo schermo. Noi abbiamo un microscopio USB, quindi vi permetterà di vedere direttamente sullo schermo il nostro connettore. Come vedete, inserendo la ferula all'interno del nostro connettore, questa ferula è particolarmente sporca. Vedete residui di sporcizia varia, si vede molto chiaramente, questa è una fibra multimode, infatti vedete che il core è molto più grande rispetto al quello visto nella slide precedente. Anche il programma, una volta premuto il tasto test, ci dà il destino negativo perché insomma c'è parecchia sporcizia. Ora inseriamo la penna la ferula nella pennetta one click, 2-3 click e reinserendo la fibra all'interno del nostro connettore, come vedete, è notevolmente migliorata. Questa in base alla sporcizia, poi questa procedura può essere ripetuta più e più volte fino a riportarla allo stato perfettamente pulito. Abbiamo parlato di perdita in dB. Ma a questo punto bisogna capire come misurare questa perdita, perché questa perdita è misurabile. Per misurarla noi abbiamo semplicemente due dispositivi. Un generatore di segnale, in questo caso ottico, quindi un generatore di laser calibrato, e un ricevitore. Come funziona? Ovviamente bisogna scegliere il trasmettitore ottico accordato sulla frequenza della fibra ottica che vogliamo utilizzare, se single mode o multimode. Come avevamo visto nel precedente webinar, la frequenza di trasmissione nelle fibre ottiche varia e quindi dobbiamo scegliere quello corretto, e un ricevitore. Il test è estremamente semplice, avremo bisogno di due cavi di test che serviranno per adattare il nostro sistema di test. Nel nostro caso noi utilizzeremo dei connettori SC e LC perché i nostri dispositivi sono SC e dovremo adattarli a degli LC. Ogni cavo di test va prima testato, ovviamente. Vengono connessi insieme, vedete step 2, tra il trasmettitore e il ricevitore, in modo da azzerare le perdite relative a quel link, perché a noi non interessa sapere quanto perdono i cavi di test, ma interessa sapere quanto perde il nostro link sotto test. Quindi premeremo il tasto reference sul ricevitore, dopodiché inseriremo il nostro link da testare e misureremo quant'è la perdita. Ora ci connettiamo nuovamente alla telecamera di Alessandro che ci dimostrerà un esempio pratico di come fare questo test. In questo caso noi utilizziamo un generatore JDSU che adesso è stato acquisito dalla Viavi, che è attivato con un laser a 850 nanometri, e vediamo che l'intero link attualmente perde 25 dB. Non è stato ancora azzerato il riferimento. Ora Alessandro premerà il tasto set. Potete osservare sul display è comparso 0 dB. A questo punto possiamo inserire all'interno del link il nostro patch di test. Abbiamo voluto prendere un patch LCLC da pochi centimetri in modo da poter visualizzare l'intero sistema. Vedete, è comparso sul display meno 0,13 dB. Questa è la perdita del nostro link ottico. Può essere di più, può essere di meno in base alle condizioni
del nostro link e nel caso fosse superiore a quanto noi ci aspettiamo, interveniamo con le operazioni di pulizia. Abbiamo parlato di perdita, ma tra gli strumenti che possiamo utilizzare per andare a verificare la nostra fibra ottica vi è anche l'OTDR. A che cosa ci può essere utile l'OTDR? Nel caso noi avessimo un link in fibra molto lungo, formato da anche una catena di più fibre ottiche, immaginiamo dovessimo fare una ripresa in uno stadio e quindi dovessimo giuntare più di qualche centinaio di metri di fibra ottica, ma avessimo un problema, una delle fibre è interrotta. Come facciamo a sapere dove è interrotta e in quale delle parti del nostro sistema è interrotta? Beh, in questo caso l'OTDR ci è di grande aiuto, perché l'OTDR, che in pratica è un apparecchio che invia degli impulsi ottici all'interno della fibra ottica e analizza il contenuto di ciò che gli ritorna indietro dalla fibra stessa. Questo contenuto poi ce lo visualizzerà sopra il suo display sotto forma di un grafico che noi ovviamente dovremo analizzare e capire. In particolare, noi abbiamo riportato in questa slide un esempio di un grafico. Come vedete, ogni cosa di cui è composta la fibra, il nostro link in fibra, è rappresentata sotto forma di una geometria di onda differente. Potete vedere, i connettori sono rappresentati da dei picchi, le splice di cui parleremo più tardi, che sono delle giunzioni della fibra ottica, sono rappresentati da un abbassamento del livello della curva, le strozzature della fibra ottica simili alle splice ma con uno scalino più elevato. Abbiamo anche rappresentato il crack è semplicemente una rottura parziale della fibra ottica, che però comunque ne permette, come vedete, il passaggio del segnale al seguito fino alla fine della fibra. Adesso Alessandro ci farà vedere un'applicazione pratica effettuata su un cavo che ci è rientrato in riparazione recentemente, un optical conquad, con una delle fibre interrotte, proprio per capire dove vi è questa interruzione, che è proprio una delle feature dell'OTDR. Allora ci inquadriamo adesso la telecamera di Alessandro. Questo qui è il nostro OTDR, apriamo l'applicazione per la scansione delle fibre ottiche. Allora, come vedete l'OTDR ha più porte nella parte superiore, anche in questo caso dobbiamo scegliere la porta relativa alla fibra che noi stiamo utilizzando, cioè sia la porta single mode sul lato sinistro che la porta multimode. In questo caso noi utilizziamo una fibra multimode, in quanto stiamo facendo un test di un optical conquad multimode, quindi ci connetteremo alla fibra multimode. Detto questo, si setta le impostazioni dell'OTDR con la frequenza relativa alla fibra che stiamo utilizzando e premiamo il tasto scan. Attendiamo ovviamente il tempo necessario che il dispositivo faccia la sua scansione e come vedete compare una curva simile alla nostra, quella vista nella slide. Nella parte destra della curva è presente un rumore di fondo, che quindi è la parte terminale della fibra, e tra il punto 1 e il punto 2 vedete la fibra in esame. Sotto normalmente tutti gli OTDR hanno una tabella, perché insomma a parte capire la curva vi è un piccolo aiuto dato dall'OTDR che è la tabellina di valori al di sotto della curva che ci dice inizio, fine ed eventuali connettori. In questo caso possiamo osservare che la fibra, l'end della fibra è a 149,3 metri. Noi sappiamo che più o meno il nostro cavo in fibra ottica è da 159 metri, quindi possiamo dire che questo canale del nostro Optical Conquad è integro. Ora facciamo la stessa analisi su un altro canale dell'Optical Conquad dove sappiamo essere interrotto. Nuovamente ripremiamo il tasto scan. Al termine della scansione avremo un'altra curva differente e la tabella di valori
al di sotto della curva ci riporterà delle misure a questo punto differenti. Come potete vedere, la fine di questo canale ottico è 88,7 metri. Quindi sappiamo con certezza che questa fibra è interrotta a 88,7 metri. In questo caso specifico noi andremo a interrompere il cavo e a riconnettorizzarlo in quanto optical conquad con un altro optical conquad. In caso di una fibra di un cavo multifibra potremo semplicemente tagliare e intervenire con una splice in campo. Allora, abbiamo parlato di connettorizzazioni. Come sappiamo, per realizzare le connessioni della fibra ottica, ok, eccoci. Per realizzare le connessioni della fibra ottica in modo tradizionale è necessario parecchio tempo. Qui abbiamo delle immagini di alcune lavorazioni che abbiamo fatto recentemente in link. Come vedete, per connettere una ferula alla relativa fibra è necessario prima incollarla, poi passarla attraverso il forno che polimerizza la colla e successivamente effettuare un processo chiamato polishing che lucida a specchio la superficie della ferula e la porta nelle condizioni di massima trasparenza per il segnale luminoso. Questo è un processo che sì può essere fatto in campo con delle attrezzature appunto da campo, ma comunque lungo, che a volte non possiamo permetterci nei nostri eventi. Per questo esistono dei connettori chiamati FAST. FAST perché veloci, utilizzano un sistema di splicing meccanico. In particolare all'interno vi è contenuta una piccola bolla di colla e tutto il processo che abbiamo descritto finora, quindi incollaggio, polishing, eccetera, eccetera, è già stato effettuato sulla superficie esterna. Quindi noi semplicemente, con pochi semplici attrezzi che adesso andremo a vedere, possiamo inserire un nuovo connettore sulla fibra che si è spezzata. Quali sono gli attrezzi di cui noi abbiamo bisogno? Le forbici per tagliare il Kevlar, forbici molto affilate, ma comunque normali forbici. Una stripper per fibra ottica, come vedete ha dei forellini. Il forellino più piccolo ci permette di rimuovere il cladding, di rimuovere dal cladding ha un diametro di 125 micron, quindi ripetiamo un diametro di un capello. Una taglierina per fibre ottiche, ha una lama molto affilata che ci permette di tagliare a 90 gradi la nostra fibra ottica per permettere una giunzione meccanica perfetta con quella all'interno del connettore e un Visual Fault Locator. Il Visual Fault Locator è uno strumento molto utile per chi utilizza le fibre ottiche in quanto genera un raggio di luce per quanto nell'infrarosso ma ancora nello spettro visibile e ha varie applicazioni, tra cui quella di individuare eventuali canali rotti. Se io inserisco questo Visual Fault Locator da un lato della mia fibra ottica, mi dovrei aspettare dall'altro lato di vedere la luce uscire. Se non esce, vi è un problema e quindi la fibra è interrotta, ma mi permette anche, nel caso avessi una fibra multicanale con dei canali cancellati, di trovare il rispettivo canale dall'altro lato della fibra. In questo caso noi lo utilizzeremo per illuminare l'interno del connettore fast. Il connettore fast infatti ha una finestrella che si illumina grazie alla luce generata dal Visual Fault Locator fin tanto che non vi è inserita la fibra. Quando la fibra sarà inserita correttamente nel nostro connettore, questa luce si attenerà e noi capiremo che siamo arrivati a fondo del connettore. Gli step sono estremamente facili, come vedete sono 3 parti il connettore, si inserisce nella fibra il retro del connettore, va spellato il coating tramite la stripper del cavo, in questo qui 45 mm, ma poi ogni produttore di splice meccanici ha una differente lunghezza che è scritta nel fogliettino di istruzioni associato al connettore stesso. È necessario tagliare la fibra ottica con la taglierina e poi viene inserita all'interno del connettore. A questo punto ci colleghiamo nuovamente con la telecamera di Alessandro che ci mostrerà la facilità della realizzazione dell'inserimento del connettore fast.
Allora, ovviamente abbiamo aperto il nostro connettore, inseriamo nella fibra ottica il cappuccio retro e spelliamo circa 5 cm di guaina esterna. A questo punto, in questo caso, il produttore segna di rimuovere 12 mm di buffer. Quindi segneremo sia 24 che 12, che sono i due punti da spellare, tagliare e spellare. Una procedura abbastanza delicata, ma estremamente facile con la stripper. Quindi, grazie alla stripper non è necessario misurare, lei si blocca esattamente al diametro della fibra, quindi bisogna semplicemente appoggiarla e rimuovere. Ecco qui. Puliamo con alcol isopropilico la superficie lavorata in modo da rimuovere tutte le impurità che possono essere presenti. E posizioniamo nella taglierina la fibra da tagliare. La taglierina ha un righello e quindi ci posizioniamo a 12 mm che indica la distanza tra la fibra e la lama della taglierina. E quindi chiudiamo il coperchio e tagliamo la fibra. Raccogliamo la fibra tagliata ovviamente in un contenitore e a questo punto siamo pronti per inserire la fibra nel connettore. Come vedete, accendendo il VFL si illumina lo sportellino che indica Alessandro, questo qui, che indica che non è presente la fibra all'interno del connettore. Inserendo la fibra nel connettore, la luce, avete visto, si è spenta. A quel punto facciamo scorrere lo sportellino che blocca la fibra e chiudiamo il connettore. Ovviamente di questi connettori abbiamo sia la versione LC, single mode multimode, SC, single mode multimode ed ST. Come avrete visto è estremamente facile ed intuitivo cablarne uno e soprattutto veloce da fare in campo. Magari si è strappato un LC dal nostro sfrancio e ne abbiamo estrema necessità, montiamo un connettore del genere e possiamo mandare avanti il nostro spettacolo. Abbiamo parlato di connettori fast, adesso andremo a parlare di splicing. Cos'è lo splicing? Lo splicing è l'unione di due fibre ottiche mediante fusione. Come avviene questa fusione? Allora, ovviamente è necessario un altro dispositivo chiamato splicer, che in modo estremamente semplice per noi, ma ovviamente complesso per lei, allinea le due fibre ottiche che noi posizioniamo all'interno dei suoi meccanismi, le allinea con una precisione del micron, perché noi dobbiamo, come abbiamo visto nel precedente webinar, la fibra ottica single mode ha un diametro del core di 9 micron che deve essere allineato con un altro core da 9 micron, quindi abbiamo bisogno di dei servomotori molto precisi. Questi vengono allineati, accostati e dopodiché, grazie a una scarica elettrica ad alto voltaggio, fusi in un'unica fibra. Ovviamente è necessario proteggere questa giunzione, per questo in dotazione alla splicer viene dato anche un tubino di termorestringente trasparente rinforzato con un filino di acciaio che poi viene termoristretto dalla splicer stessa intorno al cavo. Il processo, come vedete, è estremamente facile, si tratta di sostanzialmente 4 passaggi: sguainare la fibra, tagliare la fibra, fonderla e proteggere la fibra. Il resto dei passaggi sono tutti automatizzati.
Adesso Alessandro con la nostra splicer vi farà vedere tutti i passaggi necessari per farlo. Ecco qui. Allora, si sta preparando con il righello, misura la lunghezza delle fibre, inserisce il tubino metallico di termorestringente rinforzata. Vediamo che prende la misura di 3 cm circa di fibra e rimuove il cladding con la stripper che abbiamo già visto nella precedente esercitazione. Con una cosa molto importante nell'utilizzo delle fibre ottiche, quello che io consiglio è l'utilizzo di alcol isopropilico puro al 99,9% rispetto ad altre tipologie di alcol, perché non lascia impurità sulle ferule. Stessa operazione la effettuiamo per entrambe le fibre. Quindi speriamo circa 3 cm di fibra. Rimuoviamo il cladding grazie alla nostra stripper. Dopodiché sul righello della taglierina ci posizioniamo a circa 11 mm, chiudiamo il supporto e tagliamo la fibra. A questo punto non rimane che prendere la nostra splicer e giuntare le fibre. Questa è la splicer. Come vedete vi sono due supporti all'interno, uno a destra e uno a sinistra al di sotto del coperchio. Si apre e si inserisce la fibra ottica di sinistra, facendo attenzione che la punta della fibra ottica sia perfettamente allineata nella conca centrale. Stessa cosa per la fibra ottica di destra. E a questo punto noi chiudiamo il coperchio ed il processo è completamente automatizzato. A questo punto la nostra splice è fatta. Sul display leggeremo la perdita che è di 0,03 dB, addirittura, ma d'altronde è una macchina a lavorare, quindi non c'era da aspettarsi di meglio. Riapriamo il nostro coperchio della splicer, sganciamo la fibra dai supporti e facciamo scorrere nella protezione il tubino rinforzato in acciaio. A questo punto possiamo aprire una seconda slot della splicer, che è una sorta di forno che serve per termorestringere questo tubino. Lo inseriamo all'interno del supporto. È tutto completamente automatizzato. Al termine della procedura un suono ci avviserà che la fibra è pronta. E questo, come avete visto, è estremamente veloce e facile, ci permette di rigiuntare, ecco qui il suono. La giunzione è terminata. Allora, cosa sono i connettori SOC? I connettori SOC sono connettori Splice On Connector, dove simili ai connettori FAST, quindi hanno già subito il processo di lampatura, polishing della parte esterna e hanno già un pezzettino di fibra installata. Come vedete il pezzettino è molto corto. Sono molto piccoli apposta per essere inseriti all'interno della splicer. Appunto, noi adesso stiamo cambiando la splicer e stiamo prendendo l'altra nostra splicer. Vedete la differenza tra le due splicer? Semplicemente una è da campo e quindi più piccolina e l'altra invece è
più grossa, una batteria più grossa, quindi maggior numero di splice e con cavo di alimentazione. Il connettore Splice on Connector è fatto da varie parti in base al produttore. Una in particolare è la parte con la ferula che viene inserita in un supporto che viene fornito insieme alla splicer all'interno della splicer. Quindi per fare questa operazione andrà rimosso il carrello di sinistra della splicer proprio per poter inserire questo supporto. Ora Alessandro ci farà vedere a livello pratico come inserire nella splicer il connettore e come saldarlo sul nostro cavo in fibra ottica. Per realizzare lo splicing dei connettori SOC, in questo caso noi utilizzeremo un'altra splicer che abbiamo già preparato per questioni di velocità e a cui, come potete vedere, abbiamo già smontato i supporti magnetici a sinistra. Le stesse impostazioni da utilizzare per la fibra single mode o multimode vanno settate sul display prima di fare lo splice. E a differenza però della splice normale avremo una piccola preparazione differente, ossia, come vedete abbiamo il connettore SOC nel suo supporto. Ora Alessandro taglia la fibra a misura. Il connettore con tutto il supporto, poi una volta tagliato, deve essere inserito nella splicer. Come vedete ci sono due perni metallici che ne permettono l'alloggiamento in modo sicuro. Per quanto riguarda invece la fibra, la preparazione è la stessa. Noi inseriamo il tubino di protezione trasparente termorestringente rinforzato in acciaio. La preparazione è la stessa. Rimuoviamo il buffer. A questo punto, sempre con l'altra taglierina, come avete visto abbiamo due taglierine. A una abbiamo smontato il supporto per la fibra ottica per poter inserire il supporto per il connettore SOC. In questo caso invece utilizziamo quella standard. Una volta preparata la fibra la inseriamo nella splicer. Chiudiamo il supporto e una volta chiuso il coperchio si avvia normalmente la procedura di splice. Può succedere, come è successo in questo caso, che non sia allineata perfettamente la fibra. Ovviamente noi dobbiamo inserire la fibra 125 micron allineata al millimetro, quindi nel caso la splicer non accetti la fibra, basta riaprire, riposizionare la fibra, richiudere il coperchio e ripetere l'operazione. Ecco, in questo caso la splice è andata a buon fine. E quindi con delicatezza, stiamo sempre maneggiando una fibra di vetro, riapriamo il supporto magnetico, facciamo scorrere il tubino, apriamo anche il supporto del connettore SOC e facciamo scorrere il tubino fino al nostro connettore. Terminata questa operazione, apriamo l'alloggiamento per far termorestringere la protezione. Come vedete la parte di sinistra anche qui, in questo caso è stata smontata per permettere il passaggio del connettore ed attendiamo il suono della splicer che ci indicherà l'avvenuta restrizione termica della protezione. Una volta ovviamente terminata questa procedura, rimuoviamo la nostra fibra ottica e il connettore dal supporto di cottura, chiamiamolo, e lo mettiamo sul supporto per raffreddarlo. Nel frattempo ci prepariamo con il boot. Il boot dovrà essere fatto, in questo caso noi utilizziamo un pigtail, quindi lo inseriremo a posteriori, ma
come tutti i connettori, anche XLR, il boot va inserito prima. Lo facciamo scorrere sulla nostra fibra ottica fino a raggiungere il connettore. Con un semplice clic poi verrà chiuso. Ecco, si allinea e poi si preme e si fa scorrere fino alla sede. Una volta effettuato questo passaggio, basta semplicemente avvitare la parte posteriore. L'ultimo passaggio è l'inserimento ovviamente del push-pull, in questo caso dell'SC. E il nostro connettore è terminato. A questo punto possiamo continuare con la nostra presentazione. E parliamo di connettori MTP. Come abbiamo visto nel precedente webinar, i connettori MTP possono avere 12, 24 o 72 fibre ottiche. Questi connettori, una volta assemblati, vanno testati perché va verificato che ogni singola fibra sia dell'altezza giusta e installata correttamente. E per questo esiste un dispositivo chiamato interferometro che, grazie a un'analisi geometrica della ferula di questi connettori, ci riporta a video tramite una schermata tridimensionale la superficie della ferula. A cosa serve fare questa analisi? Come vedete in questa slide, una volta installata la fibra all'interno della ferula, può esserci una variazione di altezza oppure una variazione di raggio di curvatura. Queste cose possono avere degli effetti a lungo termine anche indesiderati. Prendiamo l'esempio della fibra in alto a sinistra, Protruding Fiber, dove la fibra è stata installata più alta rispetto alla ferula. A lungo andare, connettendo e riconnettendo il nostro connettore, questa fibra si sgretolerà e quindi rende inefficiente la connessione ottica. Nel caso contrario, in cui la fibra undercut, quindi al di sotto della ferula, creerà una sorta di vuoto sulla ferula che permetterà l'accumulo di sporcizia e quindi renderà anche più difficile la pulitura della nostra fibra. Nel caso di problemi di geometria, invece, il difetto si vedrà subito e lo potremo misurare grazie a una perdita più elevata. Ora Alessandro ci farà una breve dimostrazione pratica di un'analisi di una fibra grazie all'interferometro. Ci connettiamo ora all'altra webcam che inquadra il PC dell'interferometro. Come vedete abbiamo inserito un MTP 24 canali che dovrebbe dare esito negativo al termine della misura. Ok, esattamente. Come vedete, il motivo dell'esito negativo è dato proprio dalle fibre che vedete nell'immagine geometrica più rosse, che sono troppo alte rispetto al resto delle fibre. Ovviamente nel lato destro della schermata vi è una tabella che riporta in micron tutte le misure delle fibre rilevate. In questo caso l'unica opzione è tagliare e rifare il connettore. Questi sono test che vengono fatti in fabbrica prima di inviare ai nostri clienti i connettori fatti.
Siamo giunti alla conclusione di questo webinar, quindi io vi ringrazio per l'attenzione e per la partecipazione. Vi ricordo che qualsiasi dubbio o curiosità che voi avete potete chiedere adesso, in cui facciamo un breve spazio per le vostre domande, oppure in chat ovviamente, oppure inviarmi una mail a vendita@linkitaly.com che vedete in sovrimpressione, e possiamo anche organizzare un appuntamento con chi di voi ha curiosità specifiche su ogni singolo processo e varie spiegazioni personalizzate. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buona giornata. Vedo che non ci sono state domande, quindi a questo punto vi ringrazio e riceverete a breve la mail con l'intera registrazione del webinar. Grazie a tutti e buona giornata.